Dal Vangelo secondo Luca. Una buona domenica a tutti. Gli uomini di tutti i tempi hanno dovuto confrontarsi con l'angosciante enigma della morte e hanno tentato in tutti i modi di trovare una risposta. Gli egiziani ricorrevano alla mummificazione e l'obiettivo era preservare il corpo dalla corruzione in modo che potesse entrare nel mondo di Osiride. In realtà la mummificazione non fa altro che erigere un monumento alla vittoria della morte. Era un'illusione la loro. I popoli della Mesopotamia parlavano della morte come la discesa nel mondo del non ritorno. Ricordiamo la celeberrima epopea di Gilgamesh, in cui viene presentata questa disperata ricerca dell'uomo della pianta della vita che non finisce. Vedete sullo sfondo la raffigurazione di due sigilli in cui compaiono i due eroi Gilgamesh e Enkidu che abbattono il toro celeste e che uccidono il mostro Humbaba nella foresta dei cedri. Ma Enkidu, il grande eroe, muore, Gilgamesh non si rassegna, vuole ritrovare il suo amico e vuole cercare questo albero della vita che non finisce per portarlo a Uruk, la città sulla quale lui regna. Quando arriva alla frontiera fra i due mondi, quello dei vivi e quello dei defunti, incontra la taverniera Sidduri, la quale gli dice: Gilgamesh, dove vai? Quando gli dei hanno formato l'umanità, agli uomini hanno attribuito la morte, la vita l'hanno trattenuta nelle loro mani. Stiamo vedendo come la pensavano al tempo di Gesù i popoli, proprio perché cogliamo l'oscurità in cui si muovevano tutti, nella ricerca però di una risposta, perché l'uomo non si rassegna a una vita che non finisce, lui vuole trattenere la vita. Nel mondo ellenistico, il dramma della sconfitta dell'uomo di fronte alla morte è presentato con un mito, il mito di Orfeo, che riesce con la sua arte, con la sua musica, a dominare gli animali, fa danzare le piante, smuove le rocce, ma non riesce a salvare Euridice dalla morte. Ecco, tutti questi tentativi che sono presentati attraverso i miti, che sono filosofia, ci mostrano questa ricerca dell'uomo che vuole sapere qual è il senso della sua esistenza in questo mondo. Il mito ha un messaggio importante, questo di Orfeo, per l'uomo d'oggi e per l'uomo di ogni tempo, che ha sempre coltivato la speranza di ottenere con la scienza e la tecnica la vita eterna. Oggi la cercano con l'ibernazione, oppure teniamo presente questi sogni dei postumanisti, dei transumanisti, che sperano di poter trapiantare i circuiti cerebrali su un robot e allora darebbero l'eternità alla persona. È una vana illusione. Allo sfondo ho posto un mosaico del III secolo, è stato trovato a Tarso, in Cilicia. Quante cose accadono nella nostra vita. Nasciamo, cresciamo, ci innamoriamo, formiamo una famiglia, educhiamo i figli, proviamo gioie e dolori, coltiviamo sogni, speranze, tanti sforzi per costruirci una vita. Poi un giorno tutto sembra concludersi nel nulla della morte e si interrompono i dialoghi di amore, gli affetti, i rapporti con le persone care e allora vengono fuori gli interrogativi esistenziali che non vanno rimossi, non vanno accantonati perché ci caratterizzano come uomini. L'uomo è l'unica creatura
l'unico fra gli animali che sa che la sua vita ha un inizio e una fine, e se rinuncia a pensarci e quindi a riflettere e sapere come gestire gli anni che poi non sono poi così tanti che trascorre in questo mondo, se lui non riflette, se accantona questo pensiero, non è uomo, non valorizza ciò che lo caratterizza come uomo. E allora, quali sono gli interrogativi? Torniamo nel nulla, dal quale ci ha tratto fuori un atto di amore dei nostri genitori. La meta di tutto il nostro correre nella vita qual è? Tornare a essere polvere? E poi, se tutto finisce così, che senso ha mettere al mondo dei figli per consegnarli al triste destino di accrescere il numero delle vittime da consegnare a quel mostro che è la morte? Ha senso? Un'altra domanda: se esiste un Dio e ci ha fatti per morire, è un Dio crudele, perché ha creato l'uomo, lo ha fatto innamorare della vita e poi lo destina alla morte. No, un Dio così non può esistere. Veniamo adesso a ciò che si pensava in Israele al tempo di Gesù. Solo da 1 secolo e mezzo in Israele avevano cominciato a parlare di risurrezione. Non erano come gli egiziani. Gli israeliti pensavano, ma tutto l'Antico Testamento ci parla di un Dio che guida la vita degli israeliti in questo mondo, li vuole felici, ma in questo mondo gli israeliti non pensavano a un'altra vita. 1 secolo e mezzo prima di Cristo hanno cominciato a pensare che un giorno ci sarebbe stato nel mondo un regno diverso, il regno di Dio, un regno governato quindi direttamente dal Signore, e i giusti avrebbero partecipato alla gioia di questo mondo nuovo, ma solo i giusti. Gli empi sarebbero rimasti invece nei loro sepolcri, scomparsi per sempre. Gli apocalittici, più o meno nello stesso tempo, hanno cominciato a parlare anche della risurrezione degli empi, i quali sarebbero stati puniti severamente. Il primo libro di Enoch descrive le pene che queste persone avrebbero subito. Ma c'era un gruppo di persone, non erano poi tantissime, che pensavano alla risurrezione dei giusti. Marta, per esempio, che parla con Gesù, rivela di essere una che crede in questa risurrezione dei giusti. Difatti, quando Gesù le dice tuo fratello Lazzaro risorgerà, lei dice lo so che risorgerà alla risurrezione dei giusti. Gesù le dice no, non è questa la risurrezione che io ho portato nel mondo. A questa risurrezione dei giusti però ci credevano in pochi. Ci credevano i farisei, ma non erano tantissimi. Giuseppe Flavio ci dice che in tutto Israele i farisei dovevano essere un 6.000. Il popolo semplice aveva altre preoccupazioni, non pensava in un'altra vita, pensavano ai problemi di questo mondo. E poi c'erano anche coloro che ridicolizzavano coloro che credevano in una risurrezione, erano i Sadducei. E per capire la posizione di Gesù sull'argomento che ci interessa tantissimo, è sapere come la pensavano gli appartenenti a questa setta giudaica. Sentiamo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni Sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e gli posero questa domanda. Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie,
morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna, dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. È la prima volta che i Sadducei compaiono nel Vangelo di Luca. Abbiamo già sentito parlare tante volte dei farisei, adesso compare anche quest'altra setta giudaica. Erano i ricchi, collaborazionisti del governo romano e quelli che volevano anche introdurre un po' della cultura ellenistica, un po' di progresso. Erano l'aristocrazia sacerdotale. I sacerdoti appartenevano a questa setta giudaica dei Sadducei. Non godevano una buona fama, una buona considerazione presso il popolo, che invece stimava i farisei per la loro fedeltà alla legge. Dal punto di vista religioso, cosa facevano questi sacerdoti del Tempio? Erano dei funzionari del sacro, eseguivano i riti in modo impeccabile, pagati per questo, così facevano delle solenni liturgie e, essendo i sacerdoti, forse noi ci stupiamo che non credessero nella risurrezione. Loro che vivevano sempre in contatto con Dio pensavano soltanto alle cose di questo mondo. Ci chiediamo allora a cosa servivano le preghiere, i sacrifici, i loro riti. Servivano a fare andar bene la vita di qui. Erano i mediatori, con i loro sacrifici e le loro preghiere, delle benedizioni di Dio sui campi, sugli animali, la buona salute. Non pensavano ad altro. Quindi era un commercio che c'era con Dio. Loro offrivano i sacrifici e le preghiere affinché il Signore benedicesse la vita di questo mondo. I sacerdoti, i capi dei sacerdoti appartenevano tutti a questa setta giudaica. Dopo la catastrofe del 70, dopo la distruzione del Tempio, questi sono scomparsi senza lasciare più alcuna traccia. Sembra davvero la damnatio memoriae di queste persone. Del resto, Anna e Caifa, che appartenevano alla setta dei Sadducei, sono i veri grandi responsabili della condanna a morte di Gesù. Costoro non credevano quindi nella risurrezione. Erano dei razionalisti, credevano soltanto nel tangibile, nel verificabile e non avevano difficoltà a ridicolarizzare i farisei. Per quale ragione? Perché i farisei interpretavano in modo molto rozzo questa risurrezione, la intendevano come un ritorno a questa nostra vita, naturalmente senza disgrazie, senza malattie, senza sofferenze e con un accrescimento delle gioie, accresciute a dismisura. I Sadducei conoscevano e ritenevano ispirata soltanto la Torah, i primi 5 libri della Bibbia. Gli altri libri li rispettavano, ma non erano il punto di riferimento della loro fede. E dicevano, nella Torah non c'è cenno alcuno che ci sia un'altra vita dopo quella che noi viviamo adesso in questo mondo. Del resto, con il denaro di cui disponevano, erano in grado di godersi il paradiso in questo mondo. Non provavano alcun bisogno ad avere un'altra vita. Costoro devono avere capito che Gesù parlava di un'altra vita, oltre la vita. Si avvicinano a Lui in un modo molto gentile, ma poi lo vogliono ridicolizzare perché devono aver capito che Gesù la pensa un po' sulla linea dei farisei, ma vedremo tra poco che
è completamente diverso il modo di rispondere a questo enigma e a questo interrogativo sul senso della nostra vita. Si rivolgono in modo gentile, maestro. Mosè ci ha prescritto e raccontano questa disposizione del libro del Deuteronomio, il quale stabilisce che se un uomo muore senza avere figli, suo fratello, attraverso la donna, la cognata quindi, deve dare posterità al fratello. Era un modo di dare continuità alla vita di questo fratello, non solo, ma il motivo era anche dell'eredità di questo fratello. Doveva avere un erede ed era per questo che era stabilito che un fratello desse posterità al defunto. Era una pratica che non era soltanto degli israeliti, anche gli assiri, gli ittiti avevano questa norma. E introducono questi sadducei una storia che è nota nella Bibbia, è quella di Sara e Tobia. E dicono c'erano 7 fratelli, sono morti tutti e senza che venisse data la posterità. Questo in teoria sarebbe stato possibile. E allora ragionano i sadducei. Quando c'è la risurrezione dei giusti, a chi appartiene adesso questa donna? A quale dei 7 fratelli? Perché l'hanno avuta in moglie tutti. Il loro ragionamento di fronte ai farisei regge. Perché? Perché i farisei intendevano la risurrezione come un ritorno migliorato, immensamente migliorato, ma alla vita di qui, cioè si sarebbe ripreso a vivere in questo mondo. Se i farisei avessero ragione e fosse questo il disegno di Dio sulla vita dei giusti, quindi un ritorno a questa vita, l'obiezione dei sadducei tiene, non è possibile. Ci interessa adesso come la pensa Gesù. E la sua risposta è presentata in 2 parti, in 2 momenti. Sentiamola prima. Gesù rispose loro: I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dei morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli, e poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Nella sua risposta Gesù introduce anzitutto una distinzione che va tenuta ben presente. Ci sono 2 mondi, 2 età, l'età presente e l'età futura. Questo mondo nel quale scorre una forma di vita che tutti noi conosciamo, quella che scorre sotto i nostri occhi, e in questa realtà ci si sposa, si fanno figli. Il mondo futuro, la realtà futura, non è la continuazione migliorata di questa vita, non è il risveglio dal sepolcro per riprendere la vita di prima. Nel mondo futuro la disposizione del Deuteronomio non ha più senso perché lì non si muore, non possono più morire, dice Gesù. E qui viene il messaggio centrale del brano. La conclusione della vita biologica non interrompe la vita. E quindi non sono i morti che risorgono, ma i vivi che entrano nella condizione nuova della loro esistenza, quella di una vita definitiva. Noi abbiamo l'idea e la cogliamo dietro certe affermazioni e anche certe preghiere che troviamo nelle messe dei funerali, che celano ancora queste preghiere una concezione della risurrezione dei morti simile a quella dei farisei. Quando si parla questo nostro corpo mortale
e si pensa subito a questi atomi che verranno poi ricomposti per formare di nuovo il corpo che avevamo prima. No, questa era la concezione farisaica. Per Gesù, l'uomo vive sulla terra una gestazione, si prepara a una nuova nascita dopo la quale non ce ne saranno altre, quella è la nascita al mondo e alla vita definitiva. In questo mondo non sarà più presente alcuna forma di morte. Come il feto in grembo alla mamma non può certo figurarsi ciò che lo attende in questo mondo. E così l'uomo non è in grado di immaginare come sarà la sua vita che ha già oggi e che continuerà definitivamente nel mondo di Dio. Questa vita che ci è donata dal cielo, come tra poco vediamo, non viene dal biologico, questa vita dell'eterno, ma l'abbiamo già ricevuta ed è questa la risposta che ci viene data dal cielo attraverso Gesù. Il Padre ci ha donato la sua vita che adesso va crescendo in questo mondo, in questa età. Senza morire, senza che questa vita si interrompa, quando finisce la vita biologica, questa vita si manifesta in pienezza nel mondo di Dio. È chiaro, il bambino in grembo alla mamma, anche se capisse, non può immaginare la vita che lo attende qui. E nemmeno noi possiamo immaginare come sarà la manifestazione della nostra vita nel mondo di Dio. È bello quello che dice la prima lettera ai Corinzi al capitolo 2. Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore d'uomo, queste Dio ha preparato per coloro che lo amano. Allora, non esistono due vite, una in questo mondo e poi un'altra vita dopo. No, è un'unica vita che continua sotto due forme completamente diverse. Quella che noi chiamiamo morte, allora, è semplicemente la conclusione della vita biologica e la nascita, come sempre l'hanno concepita fin dall'inizio i nostri fratelli di fede, che chiamavano questo momento dies natalis, il giorno della nascita. Ci chiediamo forse perché Dio non ci ha fatto subito nella seconda vita. Semplicemente perché non è possibile. Non saremmo noi siamo uomini e l'uomo è fatto per questa gestazione in questo mondo e poi la nascita definitiva alla vita del cielo. Il corpo mortale che si ammala, che avvizzisce, invecchia, poi va incontro alla dissoluzione, lo lasciamo qui, non viene introdotto nel mondo definitivo. È la persona, l'uomo con tutta la sua storia d'amore che viene rivestito di un corpo, come dice Paolo sempre nella lettera ai Corinzi, un corpo incorruttibile, glorioso, spirituale. Gli atomi li lasciamo qui. Dice Gesù, sono uguali agli angeli del cielo, perché sono figli della risurrezione, cioè sono figli di Dio. Vuol dire non c'è bisogno di riprodursi nel mondo di Dio, nel mondo futuro, perché sono come gli angeli del cielo, non muoiono, quindi non si riproducono, ricevono, sono nati dalla risurrezione, cioè sono nati da quel germe di vita divina che è stato donato a ogni uomo dal Padre del cielo. Sentiamo adesso la seconda parte della risposta di Gesù. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Per convincere i Sadducei, Gesù doveva portare anche una prova biblica della sua affermazione.
E i Sadducei credevano soltanto nella Torah, nei primi 5 libri della Bibbia, e dicevano che lì non si parla di risurrezione. Gesù prende un testo della Torah, capitolo 3 del libro dell'Esodo, per convincere i Sadducei che la Bibbia sostiene la risurrezione. Qual è il testo a cui lui fa riferimento? È Mosè che nel deserto incontra quel rovetto ardente e da questo rovetto esce la voce di Dio che si presenta come il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. E Gesù conclude: da questa espressione noi capiamo che Dio non è il Dio dei morti, ma il Dio dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Che intendeva dire? Tutti i popoli dell'antichità avevano i loro dei e questi dei erano di un certo luogo. Il dio Melkart era il dio adorato a Rabbat Ammon, l'attuale Amman, e questo dio proteggeva coloro che gli offrivano i sacrifici, quindi il suo popolo. Il dio Hadad Rimmon era il dio adorato a Damasco, il dio di un certo luogo, mandava la pioggia, gli uragani che fecondavano i campi dei suoi devoti. Gli egiziani adoravano Ammon e Ammon era il dio di un luogo, dio di Tebe. La novità del popolo ebraico, e Gesù la mette bene in luce con il testo dell'Esodo, è che il Dio di Israele non è il Dio adorato in un certo luogo, è il Dio delle persone, il Dio che stabilisce un rapporto di amore e di amicizia con l'uomo. E allora il discorso di Gesù è molto logico. Se Dio ha intrattenuto un rapporto di amore con l'uomo, non può più interrompere questo rapporto di amore perché rinnegherebbe se stesso. Certo, Dio avrebbe potuto fare a meno di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, ma una volta che ha scelto di metterli al mondo ed ha intrattenuto, instaurato con loro un rapporto di amore, non può più consegnarli sotto la sovranità distruttrice della morte. I salmisti avevano intuito questa verità e i salmisti non sono partiti dai ragionamenti dei filosofi come quelli di Socrate che parlavano dell'immortalità dell'anima. Sono partiti nel modo giusto, cioè dal rapporto di amore, ed è questo rapporto che Gesù sottolinea come indistruttibile, perché altrimenti Dio rinnegherebbe se stesso. Salmo 16. Il salmista innamorato del suo Dio, che cosa dice? Tu, o Dio, non puoi abbandonare la mia vita nello Sheol. Io tra poco scenderò, tu non mi puoi lasciare lì. Non puoi lasciare che il tuo fedele, dice la traduzione, ma il testo originale dice Chazid da Chesed, che va tradotto il tuo innamorato, non può vedere come suo destino la tomba. Ma io so che devo entrare. Cosa mi accadrà? Continua a dire il salmista. Tu mi indicherai il sentiero della vita, mi indicherai la strada per uscire, non so quale, ma noi due non possiamo più stare l'uno senza l'altro. E conclude dicendo: sarà gioia piena fra le tue braccia, dolcezza senza fine quando la tua destra mi abbraccerà. Se Dio esiste e ama l'uomo, non può darla vinta alla morte. E Gesù presenta questa verità con la citazione del libro dell'Esodo. Tutti vivono per Lui, dice Gesù. La vita che continua nel mondo di Dio non può essere la vita materiale, la vita biologica. Solo se Dio dona all'uomo, a questa creatura, la sua stessa vita, allora l'uomo non può morire
È questa la risposta che Gesù dà all'interrogativo più angosciante che noi abbiamo. Qual è il senso del nostro esistere? La risposta è che Dio non risuscita i morti, ma il Dio dei vivi, il Dio che comunica la sua stessa vita, che è capace di superare la morte. Questo è ciò che noi chiamiamo risurrezione, non una ripresa della vita che noi conosciamo, ma la continuità in noi della vita che l'Eterno ci ha donato. Questa è la grande notizia che ha portato Gesù in questo mondo. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.